Serrenti è un comune con poco meno di 5.000 abitanti, precursore nell'avvio di iniziative di smart city e di economia circolare tra comuni medio-piccoli della Sardegna. Già da qualche tempo infatti i cittadini e amministrazione comunale hanno iniziato a interrogarsi sulle modalità per far fronte ad alcune delle problematiche tipiche dei piccoli comuni, lo spopolamento e la depressione dell'economia interna, e sentendole particolarmente collegate alla necessità di far fronte allo spettro del cambiamento climatico, hanno ideato soluzioni innovative e sostenibili per il territorio. Ciò che è stupefacente del percorso che questo Paese ha compiuto è la progressiva e incrementale implementazione dei progetti ecosostenibili e di transizione energetica. Serrenti ha infatti mosso i primi passi con iniziative semplici, ma concrete, per giungere fino all'ambizioso desiderio di costruire e rendere operativa una comunità energetica rinnovabile. La sfida green del comune di Serrenti inizia da un'operazione piuttosto in controtendenza rispetto alle prassi diffuse negli enti locali, ovvero quella di internalizzare tutto il servizio di manutenzione dell'illuminazione stradale e di affiancare alla tradizionale manutenzione anche la contestuale misurazione dei flussi di corrente utilizzati dalla stessa, per individuare gli sprechi e le criticità in modo da potervi porre rimedio immediatamente. Sono nati così due progetti, Illuminamente e SEI, acronimo di Sistema Energetico Intelligente, grazie ai quali sono stati acquistati e installati strumenti tecnici e software che hanno permesso il monitoraggio costante della rete. Il metodo dello studio dei flussi di corrente e delle criticità riscontrate, nonché dei report sui consumi, è stato presto importato anche negli edifici comunali e ha permesso di intervenire sulla riduzione degli sprechi. Gli obiettivi su cui il Comune di Serrenti ha investito sono stati da un lato la promozione dell'autoconsumo di energia pulita, dapprima con la realizzazione di tanti piccoli impianti solari fotovoltaici sui tetti di diversi edifici comunali e con la loro diretta gestione, e dall'altro l'applicazione dell'innovazione tecnologica alla gestione dell'energia. Sono nate così le micro smart grid del Comune di Serrenti. Si tratta di nodi intelligenti grazie a cui gli edifici comunali producono, condividono e si scambiano energia verde, proprio attraverso la rete di illuminazione pubblica, alla quale è stata tra l'altro affiancata una rete di comunicazione interna in fibra ottica. Ogni punto luce, oltre a garantire notevoli risparmi attraverso la sostituzione di tutte le lampade tradizionali con quelle a LED, è anche polifunzionale ed è in grado di comunicare in rete. Il progetto, chiamato Lucifer, mira all'uso della fonte energetica rinnovabile, FER, riducendo in maniera sensibile il prelievo di energia dalla rete nazionale. L'infrastruttura della rete pubblica è diventata così il vettore per il trasporto di miliardi di informazioni e collega digitalmente la periferia al centro dell'abitato. Un innovativo progetto nato in conseguenza dei successi ottenuti con le micro smart grid è quello delle case dell'energia, che ha l'obiettivo di ottimizzare la produzione dei 10 impianti fotovoltaici installati sugli edifici comunali di Serrenti. Si tratta del primo vero passo verso la futura costituzione della comunità energetica rinnovabile. Le case dell'energia sono luoghi fisici in cui sono presenti dei dispositivi tecnologici che consentono di accumulare energia pulita, orientando tramite dei software i flussi nei diversi edifici comunali in base alle loro esigenze, in considerazione dei diversi livelli di fabbisogno nelle ore del giorno e delle oscillazioni nei diversi periodi dell'anno. Gli edifici comunali assumono così la doppia funzione di consumatori ma anche di produttori di energia, ottimizzando l'autoconsumo e garantendo notevoli risparmi all'amministrazione pubblica e dunque ai cittadini di Serrenti. Attualmente le case dell'energia sono 3 e sono diventate laboratori permanenti per i progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità per le scuole e i cittadini. Nelle scuole si è lavorato e ancora oggi si lavora per portare la sostenibilità nel quotidiano, spiegandola con semplicità e in maniera pratica e coinvolgente. Ad esempio, gli alunni hanno potuto osservare e maneggiare un piccolo pannello solare e provare a far funzionare delle strisce LED luminose collegandole in sicurezza al pannello. Ad alcune classi è stato invece consegnato un pannello fotovoltaico pieghevole da 60 watt e una power bank. Questo kit, portato a casa a turno da ciascun bambino per circa 2 settimane, ha permesso grazie al sole di caricare gratuitamente i telefoni o i piccoli accessori della famiglia e ha consentito di far acquisire familiarità con l'energia verde, avvicinando bambini e genitori al principio delle comunità energetiche.
Tutti i progetti relativi alla sostenibilità energetica del Comune di Serrenti hanno come cornice l'energia rinnovabile e l'ambizione di creare una rete a consumo quasi zero, ma soprattutto scaturiscono dal desiderio di garantire nuovi servizi digitali con al centro il cittadino e la volontà di migliorare la qualità della vita, di ridurre le diseguaglianze, specie quelle legate alla povertà energetica, e di creare un insediamento locale a misura d'uomo. Ecco perché tutte le iniziative di sostenibilità non sono state calate dall'alto dall'amministrazione comunale, ma hanno avuto un approccio legato alla sussidiarietà orizzontale e si sono sviluppate a partire dalla comunità e dentro la comunità. Il comune di Serrenti ha quindi deciso di aderire alla campagna Become, dai borghi alle comunità energetiche, che nasce proprio per informare, formare e assistere i piccoli comuni nel percorso di transizione energetica. Il progetto si propone di accompagnare i borghi a compiere un salto in avanti nella sostenibilità ambientale, ma anche in termini di coesione comunitaria e pratiche innovative energetiche e sociali, proprio attraverso lo strumento delle comunità energetiche. Nella giornata del 4 giugno 2022 si è svolta a Serrenti un'intera giornata all'insegna della sostenibilità, occasione per il sindaco per firmare il manifesto della democrazia energetica nei piccoli comuni. Il documento ha impegnato formalmente il Comune a costituire comunità energetiche rinnovabili e solidali attraverso processi di partecipazione e innovazione sociale che siano capaci di innescare un profondo cambiamento nei territori nell'ottica di una maggiore giustizia ambientale, climatica e sociale. È stato dunque avviato il processo di costituzione di una CERS, Comunità Energetica Rinnovabile Solidale, che avrà particolare cura verso le attività produttive e le persone svantaggiate. L'obiettivo, condiviso da amministratori e cittadini, è quello di realizzare una democrazia energetica basata sulle fonti rinnovabili e sulle comunità energetiche, distribuendo così sui territori i vantaggi economici, sociali e ambientali. Per lo sviluppo della comunità è prevista l'installazione di ulteriori impianti solari fotovoltaici sulla copertura di alcune strutture pubbliche di Serrenti, con l'obiettivo di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, di autoconsumare l'energia in loco e di condividere tra i membri della stessa l'energia elettrica in eccesso e non autoconsumata negli edifici che ospitano gli impianti. I risparmi che l'amministrazione otterrà con la comunità energetica verranno ridistribuiti tra i membri della comunità stessa sotto forma di servizi gratuiti, quali ad esempio buoni spesa, buoni sport o accessori tecnologici per migliorare e far crescere la comunità. I cittadini sulle bollette energetiche otterranno un risparmio che per ora viene stimato essere tra i 100 e i 200 euro, proventi che sono destinati a crescere se si otterrà un maggiore autoconsumo di energia verde. Il 14 aprile 2023 si è svolto con grande successo il primo laboratorio con la comunità di Serrenti, in cui è stato spiegato in maniera chiara cosa sia una comunità energetica rinnovabile e solidale e quale sia il valore aggiunto che potrà portare alla comunità. Anche grazie a Legambiente Sardegna e ad alcuni esperti dell'Università di Cagliari si stanno attualmente conducendo degli studi sui consumi delle attività produttive e delle famiglie che aderiranno alla configurazione e si sta portando avanti la campagna di adesione all'iniziativa. I prossimi passi che verranno compiuti verso la costituzione della comunità energetica rinnovabile e solidale prevedono la predisposizione degli atti necessari per l'avvio della comunità, tra cui lo statuto, l'atto costitutivo e il regolamento dell'associazione, la realizzazione degli interventi necessari, tra cui alcuni impianti di produzione a fonte rinnovabile e dei sistemi ausiliari, come accumuli e sistemi di gestione. Si potrà così finalmente giungere alla costituzione formale e lasciare così il proprio segno per una giusta transizione energetica, digitale e sociale in chiave sostenibile.